Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Come potete vedere, il sonno è una delle principali necessità fisiologiche dell'essere umano, con cui è possibile recuperare tutte le energie perse durante la giornata. In italiano, quando sentiamo il bisogno di dormire, diciamo ho sonno. Ma esistono altri modi per dirlo così da non risultare ripetitivi? Certamente. E li vedremo in questo video. In più vi darò anche delle alternative più formali da utilizzare quando siete con qualcuno che non conoscete molto bene, con cui non avete troppa confidenza. Infatti sarebbe abbastanza scortese in questi contesti se all'improvviso diceste "ho sonno" e ve ne andaste. Ma cominciamo subito. Scusa, ma tu resti in pigiama? Sì, per rimanere in tema con il video. Comunque, hai dimenticato di dire che verso la fine del video daremo anche delle espressioni con la parola sonno. Ah, se non ci fossi qui io! Ma cominciamo prima con le alternative più colloquiali per ho sonno. Sto morendo di sonno. Beh, si può morire di tante cose brutte, ma certamente non di sonno. Eppure è un modo molto comune di dire che si ha un estremo bisogno di dormire. L'esagerazione nell'espressione indica l'intensità della nostra stanchezza. Sono tornata a casa un po' tardi ieri sera. Pensavo di essere ancora giovane e di poter ancora reggere i ritmi della discoteca. E invece stavo morendo di sonno. Un altro modo, un po' meno esagerato, per dire che si ha un estremo bisogno di dormire è casco dal sonno. E l'espressione fa riferimento al fatto che durante il sonno i muscoli si rilassano e non sono più in grado di sostenere il peso del corpo. Infatti, se non fosse su un letto, una persona addormentata cadrebbe, cascherebbe. Dopo la serata volevamo andare a vedere l'alba, ma Alberto cascava dal sonno e così siamo tornati a casa. Mi sento gli occhi o le palpebre pesanti. Infatti, quando si ha sonno, si avverte proprio una sensazione di pesantezza qui, sulle palpebre, e quindi il desiderio di chiudere gli occhi. Oddio, il discorso del notaio è così noioso. Mi sento gli occhi pesanti. Se non la smette, tra 10 minuti mi troverete addormentata. Sono impastato di sonno. E ovviamente anche questa espressione indica l'essere molto assonnati, come se si avesse il sonno appiccicato addosso, con gli occhi pesanti e la voce lenta. Ma infatti, essere impastato di sonno è un'espressione che si usa anche per indicare una persona che è sempre un po' assonnata, stanca, desiderosa di dormire, in generale un po' fiacca, pigra. Avevo organizzato un sacco di attività da fare durante le vacanze, ma mia sorella è perennemente impastata di sonno e alla fine non abbiamo fatto
niente, zero. Non mi reggo più in piedi, che è un po' come dire casco dal sonno. Ancora una volta, l'idea è che siamo talmente stanchi che il nostro corpo non riesce a reggere il peso e quindi facciamo fatica a restare in piedi. Perciò abbiamo bisogno di stenderci e riposare. Pensavo di non essere stanca e invece dopo 15 minuti di passeggiata non mi reggo più in piedi. Io torno a casa, mi dispiace. Bene, adesso passiamo invece ai contesti più formali. Quindi se siete tra persone che non conoscete bene, se siete in un evento particolarmente importante, ma volete dire che avete sonno, potete dire: mi piacerebbe rimanere ancora un po', ma purtroppo mi si chiudono gli occhi. È veramente un modo cortese per andare via da un evento o da una conversazione, indicando che avete bisogno di andare via perché siete un po' stanchi, ma non perché l'evento o la conversazione non siano interessanti. Sono desolata, ma devo lasciarvi. È stata una giornata molto intensa per me. Anche qui l'idea è la stessa. Volete esprimere che la ragione per cui state andando via è la vostra estrema stanchezza e non il fatto che la compagnia sia noiosa. Semplicemente la vostra giornata è stata fino a quel momento piena di impegni e cose da fare che hanno risucchiato tutta la vostra energia. Sarebbe bello potermi trattenere ancora, ma il letto chiama. Anche questo è un modo cortese, ma allo stesso tempo un po' simpatico per dire in un contesto formale che vi state congedando a causa del sonno. Per quanto riguarda invece le espressioni con sonno, ecco quelle che gli italiani usano tutti i giorni nelle loro conversazioni. Essere nel primo sonno significa essersi appena addormentati, essere nella prima fase del sonno, quando questo ancora non ha raggiunto il livello profondo. Shh, non fare rumore! La nonna è nel primo sonno e lo sai che se si sveglia poi non riesce più a riaddormentarsi. Fare tutto un sonno significa dormire di fila per tutte le ore necessarie, senza interruzioni. Ah, questa mattina mi sento davvero riposata. Stanotte ho fatto tutto un sonno, come non accadeva da mesi. Evidentemente sono meno stressata in questo periodo. Guastare il sonno a qualcuno significa dare a qualcuno seri motivi di preoccupazione, togliergli la serenità, causargli problemi, cose spiacevoli, tanto spiacevoli che dovrebbero impedirgli di dormire la notte. Da quando ha compiuto 16 anni, il figlio di Luca sta guastando il sonno ai genitori. Non c'è un giorno in cui non combini un guaio. Perdere il sonno. Questa espressione significa avere grandi problemi, preoccupazioni, dispiaceri, paure, tanto gravi da toglierci il sonno e impedirci di dormire. Ogni volta che devo lavorare su un grande progetto, perdo il sonno per giorni. È sempre un incubo. Forse dovrei cambiare lavoro. Sonno pesante o sonno da marmotta. Entrambe queste espressioni
indicano un sonno profondo, dal quale non ci si sveglia nemmeno con rumori abbastanza forti. Insomma, un po' come fanno gli animali in letargo, come per esempio le marmotte. Luca ha il sonno pesante. Non si sveglia nemmeno se ci sono i fuochi d'artificio. Sonno eterno. È evidente, no? Il sonno eterno è la morte. Dopo tanta sofferenza, potrà finalmente riposarsi con il sonno eterno. Bene, Anagrazia, adesso puoi andare a dormire. Non vorrei mai che la gente pensasse che io ti sfrutto. E se invece voi volete sapere quali sono tutti gli altri modi per dire sono arrabbiato in italiano, non perdetevi le alternative nel video dedicato proprio a questo argomento, che come sempre potete trovare qui in alto nella card o giù nella descrizione. È veramente molto importante, sia nella conversazione, sia anche per esempio nei test, nelle certificazioni, essere capaci di utilizzare tanti modi diversi per dire la stessa cosa. Quindi, come sempre, video in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete trovarlo sul nostro sito lernamo.com. E se ancora non lo avete fatto, non dimenticatevi di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok per tutti gli altri contenuti quotidiani che potete trovare lì. Mi raccomando. Con questo è tutto, io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.